Ciao ragazzi, bentornati sul nostro canale. Oggi affronteremo un argomento molto importante, la videosorveglianza in Home Assistant, o meglio, qual è il sistema che secondo noi più si addice a essere integrato con Home Assistant e quindi a livello ovviamente di videosorveglianza e quindi il relativo suo mondo e tutte le telecamere. Nello specifico oggi parleremo di questa telecamera della Reolink, precisamente il modello RLC 510VA, che è una telecamera sia da interni che da esterni. Tutto questo seguiteci dopo la sigla. Partiamo immediatamente con l'unboxing, quindi ragazzi seguiteci. Qui troviamo la telecamera che abbiamo già tolto dalla confezione e sulla quale abbiamo già ammontato le due antennine wifi. Per il montaggio non è nient'altro, bisogna semplicemente avvitare queste antennine, quindi si trovano all'interno della confezione con un attacco semplice a vite. Poi qua troviamo anche l'ingresso per la micro SD. In questo caso noi per fare delle prove ovviamente a banco abbiamo aperto lo slot dove ci sono le due vite, impermeabile, dotato di una guarnizione perché come accennato questa telecamera è di uso esterno. La micro SD l'abbiamo già inserita all'interno, una da 128 GB che permette la registrazione all'incirca di 3-4 giornate, a seconda continua, a seconda da come viene impostata e poi vedremo come sull'applicazione della Reolink. Poi inoltre il materiale della telecamera, la base dove si va a fissare è di plastica dura, mentre il corpo della telecamera è tutto in acciaio alluminio. Abbiamo gli infrarossi nella parte frontale per la visione notturna, non è provvista dei faretti spotlight ma dei classici IR. Con questo qui troviamo il codice a barre che seguirà, che successivamente servirà per l'abbinamento all'interno dell'applicazione e basta. E invece nella parte posteriore abbiamo il cavo che consente il collegamento. Allora, questo è il classico jack per l'alimentazione, questo è il tasto reset, mentre il terzo è il collegamento LAN. Infatti questa telecamera consente sia il collegamento tramite il wifi con queste due antennine, oppure per chi ha la possibilità può utilizzare questo modello anche per poterlo alimentare sempre con il jack, ma la parte connessione essere data tramite il cavo LAN, quindi questo rende molto più stabile la telecamera. Quindi ora andremo immediatamente a vedere che cosa viene fornito all'interno della confezione. Ricordiamo anche un'ulteriore cosa: questa telecamera è solamente connessione internet, però ci sono anche altre telecamere che consentono l'aggancio PoE, quindi Power over Ethernet. Significa che dallo stesso cavo, sempre l'RJ45, consente il passaggio sia dell'alimentazione ma anche della connessione dati, perché si tratta di PCAM. Poi vi daremo ulteriori specifiche durante il video, quindi seguiteci. Adesso facciamo l'unboxing, o meglio del resto del contenuto della scatola, dove abbiamo il trasformatore classico con la spina italiana, un cavo RJ45 che è necessario anche nella prima parte della configurazione iniziale e un'ulteriore prolunga per l'alimentazione, manuale di istruzioni ovviamente e qualche accessorio per essere montata sulle cassette per essere impermeabile soprattutto per il cavo LAN. Bene, con questo è tutto sul contenuto della confezione, quindi adesso andremo a procedere alla configurazione, a farvi vedere come procedere e a dare una valutazione su questa telecamera e tutte le integrazioni. Prima di andare al PC per vedere tutti i dettagli vi do due caratteristiche tecniche veloci. Questa telecamera dispone quindi del wifi 2,4 e 5 GHz con antenne 2T 2R, quindi con una maggiore portata. Ha il riconoscimento di persone e veicoli, quindi facendo una selezione sugli eventi che possono accadere e che vengono registrati. Ha una registrazione audio non a due via ma semplicemente come registrazione di input
ha una visione notturna di 30 metri, ha la possibilità di poter salvare tutte le registrazioni su l'NVR dell'Areolink, ovviamente, che è compatibilissimo perché è proprio il suo, oppure su degli ulteriori NAS, tipo anche con la possibilità di NAS Synology, oppure tramite il caricamento attraverso il protocollo FTP. Questo lo abbiamo testato, effettivamente funziona, però fa perdere qualche dettaglio, qualche periodo preciso riguardo le tempistiche della registrazione, perché ovviamente la telecamera prende un flusso e lo deve trasmettere poi in FTP, quindi questo può provocare la perdita di qualche frangente di secondo. Ha una visione di 80 gradi come ampiezza ed ha 18 LED infrarossi per la visione notturna. Dispone della funzione time lapse, che non sarebbe nient'altro che un riassunto delle riprese durante l'arco della giornata e poi fatte visualizzare in modo veloce. Diciamo che non è utilissima ai fini di controllo questa caratteristica, ma per creare solamente qualche fotomontaggio. A nostro avviso come funzione però è pressoché inutile. È compatibile con Google ed Alexa tramite la skill dedicata oppure tramite Google Home, ed ha un obiettivo da 5 megapixel che consente una registrazione fino a 20 frame per secondo. Ovviamente è un 2K, diciamo che è leggermente maggiore a una Full HD. È alimentata a 12 volt con un alimentatore da 1 ampere. Quindi adesso, ragazzi, dopo tutta questa carrellata andiamo immediatamente avanti. Andiamo immediatamente ad aprire l'app ufficiale, che ricordiamo che va scaricata tramite il Play Store o l'Apple Store, e si tratta dell'app Reolink. Venite pure, vi mostrerò sul cellulare. Questa è l'app da scaricare con sfondo azzurro, basterà aprirla e dopodiché bisognerà cliccare sul tasto più, ovvero aggiungi. Dopodiché l'applicazione ci chiederà di scannerizzare il QR code della telecamera, come stiamo facendo in questo momento. Quindi in collegamento, e ci rivediamo tra poco dopo averla collegata. Una volta completata la configurazione, come vi abbiamo mostrato precedentemente, bisognerà aprire l'applicazione e entrare nella telecamera selezionata. In questo caso noi ne abbiamo varie, ma quella che prenderemo in considerazione è domotica per tutti. Ovviamente uscirà il lucchetto perché bisognerà inserire le credenziali scelte nella fase di configurazione. A tal proposito ricordiamo che per il primo accesso della telecamera va collegata per la configurazione per la prima volta al cavo LAN, quindi direttamente al router oppure a uno switch che avete presso le abitazioni, in modo tale che la telecamera possa ottenere un proprio IP e dopodiché l'applicazione lo riconoscerà all'interno, una volta che siete collegati nello stesso wifi della telecamera, direttamente come dispositivo nella rete locale. Quindi di conseguenza metteremo il nome, che è in questo caso admin predefinito, password che è 1 2 3 4 5 6, accediamo ed ecco qua che ci dà la visuale, la telecamera ci dà la visuale in live, quindi con le varie opzioni della telecamera. Tra le principali, questa qua è la possibilità di mettere pausa, di riprendere l'audio, quindi di registrare l'audio. Ovviamente ci sta richiedendo le autorizzazioni che saranno da dare. Poi c'è la possibilità di fare uno screenshot, registrare il video oppure cambiare la risoluzione della ripresa. Andremo a metterlo su nitido e poi faremo pure una prova con voi per vedere la risoluzione di questa telecamera, oltre che cambiare l'orientamento del display. Ricordiamo inoltre che è possibile qua ritagliare con questo tasto una parte del video che vogliamo prendere in considerazione, quindi andando a selezionarlo nel punto specifico lui ci farà uno zoom sull'immagine che vogliamo vedere meglio. Oltretutto, nel momento in cui si inserirà una scheda micro SD, scusate, all'interno della telecamera, verrà abilitato la possibilità di fare le registrazioni. Infatti, come potete vedere, la telecamera inizia a riprendere a fare tutte le registrazioni suddivise per tutti i vari eventi, perché ricordiamo che è
possibile riconoscere sia le persone che i veicoli. Quindi schiacciando in questo punto del display è possibile attivare tutti gli avvisi, ovvero per tutti gli avvisi effettuare registrazioni, oppure legato alla presenza di persone, oppure solamente per i veicoli. Ed è comodissimo perché l'applicazione ci dirà nelle miniature delle registrazioni che cosa ha scatenato questa registrazione. Ovviamente questo discorso è valido sia in registrazione continua oppure tramite programmazione che può essere definita ad orari oppure ad eventi. Però questo sarà possibile impostarlo all'interno delle impostazioni della telecamera. Quindi andando qua, come potete vedere, c'è la rete, display, va benissimo, rilevamento, quindi la sensibilità, dimensione dell'oggetto, la zona di rilevamento, andando oscurando qualche pixel dove viene ripresa l'immagine, le notifiche push, quindi se vogliamo abilitarlo o meno, tramite email, configurandolo. Questo qua è proprio il discorso per il caricamento tramite FTP, che però abbiamo visto che c'ha i suoi pro e i suoi difetti. Ovviamente per configurare tutta la parte FTP andranno impostati una serie di parametri. L'abbiamo anche già testata, ovviamente adesso l'abbiamo resettata per farvi vedere tutta la parte configurativa, però per poter usufruire di questo servizio va inserito l'indirizzo del server, quindi in questo caso potrebbe essere un NAS piuttosto Open Media Vault, la porta del server predefinita, il nome, la password, e poi va fatta la modalità di trasferimento, quindi anche in questo automatica, e poi la dimensione file massima del file, quindi 100 MB. E anche qui sarà possibile scegliere quale evento registrare in FTP. Poi c'è anche la condivisione della telecamera nel caso vogliate far accedere altre persone, qualche membro della famiglia, a tali registrazioni. La funzione di timelapse che vi avevo accennato prima, che però ribadiamo non vediamo assolutamente l'utilità, e durante le avanzate poi abbiamo le luci LED, cioè che sarebbero gli infrarossi, la registrazione audio che va attivata, data ora e gestione utente. Quindi in questo caso, una volta che abbiamo attivato l'audio, possiamo andare a togliere questo, e come potete vedere adesso la telecamera, se alzo il volume, ci sarà l'eco, perché disattiviamo, perché prima che vi assordiamo, sta registrando sia l'immagine che l'audio. Ricordiamo che il microfono di queste telecamere è veramente molto efficace, riesce a riprendere e a registrare anche minimi volumi di persone oppure anche di oggetti, quindi questo potrebbe risultare molto valido. Ora ragazzi andremo a fare giustamente solamente una prova di ripresa per farvi vedere la qualità girando la telecamera, ci seguirete e poi passeremo alla parte di Home Assistant e le conclusioni. Bene ragazzi, vi facciamo vedere velocemente che questa telecamera ha anche un'interfaccia web. Siamo entrati sul suo indirizzo IP, adesso ci stiamo loggando. Come potete vedere la qualità delle immagini, che fra poco apparirà, non è affatto male, considerando che in questo momento è bassissima risoluzione perché la telecamera è collegata in wifi. Vi ricordiamo comunque una telecamera 2K. Possiamo agire su tutta una serie di caratteristiche di questo riquadro, che non sto qua ad annoiarvi, ma la cosa più importante è andare sulle opzioni, dove potremo andare a agire sul display con una serie di opzioni. Gli stream di questa telecamera sono due, quindi uno principale e uno secondario. Attualmente stiamo visualizzando il secondario, quindi quello più a bassa risoluzione. Abbiamo la possibilità di settare le zone di allarme, sia per quanto riguarda le macchine e le persone, gestire l'audio e eventuali lights, in questo caso le lights intendono gli IR, che è in automatico. Possiamo andare a definire la parte di sorveglianza, quindi dove registrare, il tempo, insomma, ovviamente se fate tutto da desktop è molto più semplice e anche in certi punti completo che da app, quindi vi consigliamo di fare tutto da desktop. Ad esempio qua possiamo impostare gli allarmi per persona, per veicolo, a seconda delle fasce orarie. Poi possiamo caricare in FTP, stessa cosa, notifiche push, esattamente stessa cosa, le cose che possiamo definire. C'è la parte di networking, che oltre a definire gli indirizzi IP statici possiamo anche andare ad agganciare, come in questo caso, la telecamera al wifi. Vi ricordo che la prima configurazione va fatta via cavo di rete. Lo storage mostra la nostra SD inserita in questo momento, e poi abbiamo la parte
altrettanto importante, di gestione della data e sincronizzazione del formato, della sincronizzazione oraria e gestione del formato, e soprattutto la prima cosa che dovete fare è fare un bel firmware upgrade scaricandolo dal sito della Reolink, che comunque rilascia abbastanza aggiornamenti. Bene, non sto qua più ad annoiarvi sulla parte di configurazione della Reolink, questo è solo per farvi vedere che ci sono tantissime cose. Un'ultima cosa interessante che vi voglio far vedere è i protocolli che gestisce questa telecamera, sono veramente tanti. Infatti se noi andiamo nel port setting vediamo che c'ha un media port, può gestire i flussi sull'80, sulla 443, gestisce il flusso RTSP, RTMP e addirittura l'ONVIF, quindi possiamo attaccarla a qualsiasi NAS ed è per quello che ci piace tantissimo questa telecamera, è versatile, non è vincolata al sistema Reolink e si può integrare ovunque. E a proposito di integrazioni parlerei appunto velocemente di Home Assistant. Ora accedo velocemente alla mia istanza semplicemente per farvi vedere che tramite AX è possibile installare l'integrazione che sarà quella necessaria per poter gestire appunto queste telecamere, che nello specifico, adesso io ne ho tante, ma si chiama Reolink IP Camera. Per far ciò ricordate che non la trovate in AX direttamente, ma dovete andare a metterla in repository personalizzati, perché se no non ci sarà. Ed è il repository è questo, lo trovate su internet in Google se cercate questo nome, che è il nome del creatore di questa, diciamo, estensione. Una volta scaricato riavviate Home Assistant, dopodiché andate come solito sulle impostazioni, andate sempre come solito ad aggiungerla qua. Noi l'abbiamo già aggiunta, infatti nella parte di Reolink, se adesso la trovo, vediamo, eccola qua, troviamo due telecamere che in questo momento sono state aggiunte. Adesso giusto per farvi vedere cosa vi dà questa telecamera, se andiamo a cliccare sul dispositivo che abbiamo aggiunto, possiamo controllarla o ovviamente vedere in real time. Il motion, se ha rilevato macchine o ha rilevato anche, guardiamo l'altra che è un po' più completa, così vi faccio vedere proprio tutto quello che fa vedere, anzi addirittura questa c'ha qualcosa in più che in realtà quella che vi abbiamo recensito non ha. Comunque troveremo sicuramente la parte FTP, la parte per vedere in real time la telecamera, il motion se ha rivelato qualcuno, se è una persona, se è un pet addirittura, ma funziona male in questo momento perché è in beta la funzione pet, e se è un veicolo. E poi ricordiamo che la funzione pet su questa telecamera non è disponibile, è disponibile su questa che vi sto facendo vedere a livello di integrazione. Qua abbiamo anche la parte di configurazione con degli elementi aggiuntivi che sulla telecamera recensita non ci saranno, ma vabbè, voi considerate che avrete l'IR Lite, il push notification, il record audio e il recording. Quindi queste sono un po' tutte le caratteristiche che vi dà in automatico, oltre al registro, l'integrazione Reolink. Questo è semplicemente la possibilità di vedere, vabbè, in questo caso, la telecamera in real time. Bene, vi ho parlato anche dell'integrazione di Home Assistant, che secondo noi è una delle più complete disponibili per la sorveglianza. Con tutte queste cose qua potete sbizzarrirvi nelle automazioni, nella gestione delle vostre dashboard, nel far vedere i live view, nel scattare istantanee quando suona un allarme, per esempio, insomma, potete fare veramente tanto. Quindi vi consigliamo questa telecamera, e più che questa telecamera, questo marchio. Recensiremo, se questo video ci date un riscontro positivo, recensiremo anche altre telecamere, ad esempio la Duo, che riprende a 180 gradi direttamente con due telecamere a bordo, che è questa, proprio questa specifica che stiamo vedendo, e ha in più la sirena e lo spotlight. Recensiremo altro, se sarà di vostro interesse scrivetecelo. Però a livello di integrazione in generale in Home Assistant funziona più o meno tutte così, più o meno entità disponibili ovviamente, e quella che abbiamo recensito appunto le ha praticamente tutte tranne il pet detection, la sirena e lo spotlight. Bene ragazzi, quindi a questo punto direi di andare alle nostre conclusioni. Giunti alle conclusioni finali, le faremo ovviamente già in questo luogo perché abbiamo fatto tutti i collegamenti e provato la telecamera all'interno dell'abitazione. E per quanto riguarda gli aspetti positivi, sicuramente è l'integrabilità domotica di questi dispositivi, perché come abbiamo visto consentono libertà di scelta su come equipaggiare il proprio sistema di videosorveglianza, non blindando
il cliente a dover prendere obbligatoriamente il proprio NVR oppure non utilizzando i servizi e tutti i dispositivi all'interno dei propri hub domotici. Ulteriore aspetto positivo è sicuramente la qualità delle riprese, perché l'Aeriolink ha molte telecamere di videosorveglianza disponibili sul quale poter scegliere e di conseguenza orientarsi durante l'acquisto. Aspetti negativi, tutto sommato gravi non ne abbiamo riscontrato, magari all'interno qualche miglioramento riguardo l'interfaccia web sicuramente si potrebbe ancora maggiormente ottimizzare, e la parte economica dipende dal modello che si va a prendere in considerazione, perché ricordiamo che ci sono delle fasce di prezzo entry level, mentre qualcosa più di top di gamma. Questa che vi abbiamo fatto vedere oggi, diciamo che non è un top di gamma ma neanche bassissimo, perché comunque consente tutte queste funzionalità che vi abbiamo elencato, come la rilevazione delle persone, dei veicoli, il caricamento in FTP, funzionamento con wifi, funzionamento LAN. Quindi già è un prodotto medio gamma, perché ricordiamo che se vi orientate all'interno delle fasce di prezzo più basse, ovviamente ci saranno dei sacrifici riguardo le funzionalità che potranno avere questi dispositivi e anche riguardo l'integrabilità domotica. Quindi ragazzi, con questo penso che abbiamo detto tutto. L'ultimo aspetto è la parte economica, che però, considerando il modello che abbiamo preso a riferimento oggi, ovvero il 510 WA, non è neanche troppo elevato, perché se trovate in offerte si possono aggirare all'incirca sui 65-70 euro, quindi non è elevato in offerta. Poi fateci sapere nei commenti se volete che recensiamo qualche altro prodotto del genere, perché come vi ha accennato il mio collega, se siete interessati si potrà fare la video recensione della Duo Poe, che è un'ottima telecamera a 180 gradi. Con questo ragazzi penso che abbiamo trattato tutto. Vi ricordo di iscrivervi numerosi nel canale, metterci un mi piace, magari far girare il contenuto facendo qualche condivisione e magari sponsorizzarci anche, magari offrendoci un caffè sul nostro link PayPal che trovate nelle descrizioni. Per qualunque necessità ovviamente siamo a vostra disposizione, scrivetecelo nei commenti oppure contattateci nel nostro sito internet. Con questo è tutto, vi saluto, buon proseguimento e alla prossima. Ciao!